Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio parlare del commento di un po' di tempo fa, in realtà, di Margherita Ascione, che chiede: come si cambia il ciclo karmico? Allora, quando parlo di un ciclo karmico che cambia, anche nelle letture dei tarocchi, si intende una qualche dinamica, ok, che cambia. E non è una cosa che succede dall'oggi al domani, ovviamente è un processo, diciamo, lento, ok? Allora, non si può letteralmente cambiare il karma. Cioè voi non potete lavorare il vecchio karma cambiandolo, ma quello che potete fare è rilasciare il karma e iniziare a creare una nuova energia per il futuro. Ok? Quindi, ipotesi, per quello che riguarda il karma familiare, si usano tecniche come le costellazioni familiari, oppure potreste usare il Theta Healing. Ci sono delle tecniche che proprio vi aiutano a rilasciare il karma familiare, il bagaglio genetico, il bagaglio storico, ok? Che avete. Ma ci sono anche lavori più semplici che non hanno bisogno di un terapeuta esterno, che potete fare voi stessi. Credo che sia una delle cose più laboriose da fare, però più che laboriose, più impegnative per noi da fare, ed è il perdono. Il karma si rilascia attraverso il perdono di voi stessi e delle altre persone che hanno interagito con voi. mm? Quindi rilasciare karma si fa attraverso il lavoro delle zone d'ombra, il lavoro del perdono. Ci sono proprio delle tecniche che si fanno con il perdono, si può scrivere, ci sono dei rituali, delle cerimonie, chiamiamole cerimonie perché magari la parola rituale nella nostra lingua ha un'accezione un po' negativa, però comunque ci sono delle cerimonie, delle cose da poter fare appunto per perdonare prima di tutto noi stessi, perché finché non impariamo a perdonare noi stessi è molto più difficile perdonare gli altri. Una volta che abbiamo integrato le cose su di noi, gli errori, l'amore, il perdono, tutto diventa molto più difficile poi applicarlo anche al mondo esterno, perché noi sappiamo come farlo per noi. Quando uno impara ad amare se stesso, vede amore anche per gli altri, ok? Quindi è molto importante in questo senso rilasciare appunto l'energia del passato e per creare una nuova e migliore energia rifocalizzarsi sulle buone azioni, sulle virtù, sui pensieri positivi, sull'amore, sulla generosità. Di nuovo, più si perdona, più si sta su vibrazioni positive, più si ama, più si sta nella gioia, più anche il campo energetico aumenta, la vibrazione del campo energetico si pulisce, quindi aumenta e più si è leggeri, quindi è un po' appunto come lasciarsi indietro questo peso karmico. Le questioni karmiche non sono solo quelle ereditate. Il karma ce lo creiamo anche noi nella vita di tutti i giorni con le azioni che facciamo, con quello che diciamo e con quello che pensiamo. In breve, con l'energia che mandiamo all'universo, ok? Quindi se io mi comporto male con una persona, oppure facciamo qualcosa di un po' più grave, se io non pago la bolletta perché so che domani mi trasferirò all'estero e quindi nessuno mi verrà più a chiedere questi soldi, ok? Io in quel caso lì creo karma negativo per me, perché lascio un debito. E quindi in questa vita e anche nella prossima, se non sano, incontrerò persone che con me creano debiti, ok? Quindi è come se poi voi aveste diversi crediti nei confronti degli altri. Non so se mi sono capita, se mi sono spiegata bene,
Però è molto importante rendersi conto, essere consapevoli di quello che si fa e di quello che si dice e di quello che si pensa, perché corpo, mente e spirito sono il modo in cui noi emaniamo la vibrazione all'universo. Noi emaniamo un certo tipo di vibrazione e arriva la vibrazione pari, quindi quello che emaniamo arriva. Se voi seminate, tra virgolette, disonestà, arriverà disonestà. Se voi, diciamo, tendete a manipolare le relazioni, non dico che lo facciate consciamente, cioè tutti in qualche modo manipoliamo, chi più, chi meno consapevolmente, però se avete questa tendenza tenderete a incontrare persone che vi manipolano, ok? Quindi fate attenzione al tipo di vibrazione che emanate, a quello che dite. Ragazzi, le parole sono importantissime, ok? Proprio per la legge di manifestazione, perché quando voi emanate dalla vostra bocca esce una parola, a parte che ha una vibrazione, un suono, quello crea proprio un ritmo, ma poi è proprio anche una questione di quello che appunto emano all'universo, il messaggio che mando al mondo e di conseguenza quello che tendo ad attirare nel mondo. Se io, ipotesi, sono una persona che per arrivare dove voglio arrivare a livello lavorativo, supponiamo che lavoro a percentuale, a provvigione e quindi faccio di tutto con i miei clienti per riuscire in realtà a raggiungere un certo obiettivo finanziario. In realtà non mi importa molto del cliente, però cerco di convincerli, cerco di raggirarli, di convincerli, faccio il lavaggio del cervello perché comprino i miei prodotti perché io riesca a raggiungere quel tot economico. In quel caso lì, ragazzi, si crea malkarma. Diversamente è ho cura dei miei clienti, loro sono, diciamo, la loro priorità è la mia priorità, quindi voi lavorate per il più alto bene del cliente, vi dico che automaticamente, magari in modo un po' più lento, però i risultati arrivano e sono quelli che poi restano, ok? Quindi focalizzate bene su che cosa mettete l'attenzione quando esprimete un desiderio o anche l'intenzione che avete attraverso un movimento fisico. Cioè, se voi volete fare tante vendite o sì, se voi volete raggiungere un certo livello di vendite, chiedetevi se il vostro è un puro interesse egoico di arrivare a un tot, a un quorum di denaro, oppure se veramente lo fate per il più alto bene dei clienti, ok? Questa, il più alto bene dei clienti, è la strada giusta, quella perché poi in automatico vi porta a questa, ok? Però andare dritti solo per questa, poi i clienti a un certo punto si accorgono magari che non avete fatto il loro interesse e quindi li perdete. Quindi questo obiettivo, diciamo, può cadere. Questo quorum che raggiungete può non essere continuativo. Ok? Bene, se ci sono dubbi, se ci sono domande, come sempre fatemi sapere nei commenti. Se questo genere di argomenti vi aiutano, fatemelo sapere con un like. Se pensate che possano aiutare anche qualcun altro, condividete il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!